Rustichella d'Abruzzo, anche a Belfast. Sarà d'Abruzzo, vediamo un po'. Pianella. Pianella, guardate, ma chi vi trova i prodotti abruzzesi a Belfast? Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi, come vi anticipavo ieri, si faranno pochi chilometri, se non il necessario, per girare alcuni posti ci eravamo prefissati di Belfast. In questo momento alle mie spalle c'è una parte di quello che sono le mura di pace, mura nate inizialmente per dividere i protestanti dai cattolici. Erano strutture che erano sorte fondamentalmente per un uso, dicevo, momentaneo, invece poi è diventato un uso permanente, e da 18 che erano inizialmente sono arrivati a 54 per una lunghezza totale di ben 34 km. L'altezza varia dai 5 agli 8 metri, i materiali utilizzati variano dall'acciaio, mattoni e il ferro. In punti particolari ci sono delle porte d'acciaio che vengono aperte di giorno e chiuse la sera. I taxi neri che incontreremo lungo la strada sono quei taxi che i turisti utilizzano per girare intorno a questo perimetro di 34 km. Adesso vi metto della buona musica e vi mostro parte di queste mura. Andiamo. Nella parte alta delle mura c'è un mega gigante filo spinato, fatto ovviamente con dei materiali di ferro. In realtà sono dei tondini piegati a mo' di filo di ferro, estremamente impressionanti. Quelli che vedete alle mie spalle sono i cancelli che di notte vengono chiusi e di giorno vengono aperti. Ci sono due serie di cancelli, qui adesso cercherò di farveli vedere meglio. Questi cancelli qui, due, e altri due sono lì dietro. Vengono chiusi di notte e aperti la mattina. Hanno uno spessore pauroso, veramente, e poi ci sono anche dei colpi. È tutto molto inquietante, ragazzi, credetemi. Sarà anche complice della giornata che è un po' uggiosa, un po' scura, ma è davvero inquietante. Tra il primo cancello e il secondo cancello poi si trova questa che è la Croce delle Croci. È un piccolo altarino fatto per ricordare i 45 anni di guerra, di conflitto nel Nord Irlanda, dal 69 al 2014. E lì c'è scritto che questa croce non cancellerà i 45 anni di violenza e di soprusi fatti in questa città. Adesso usciamo da quest'altra parte del cancello ed entriamo in quest'altra parte della città. Guardate che spessore che hanno questi cancelli. Ragazzi, vedete, come vi dicevo prima, questo qui è un tassista, taxi nero che vi dicevo prima, che sta facendo vedere ai visitatori, sta spiegando un po' la storia di questa sezione. Questa è un'altra delle porte che veniva aperta e chiusa. E questo è il taxi. Inquietante tutto questo, veramente inquietante. In questa parte il muro raggiunge veramente delle altezze impressionanti. Quanto è alto questa parte qui. E comunque, da quando ho iniziato a girare il video questa mattina, dove sentivate come sottofondo tante auto, tante macchine, tanto casino, abbiamo superato quella porta che vi dicevo inizialmente. È come se un interruttore avesse spento il rumore. Qui non si sente nessuno, soltanto io e Cinci ci siamo e qualche gabbiano che vola, ma non c'è assolutamente nessuno e non si sente nulla. Qui c'è un parco qui davanti a noi, un parchetto dei bambini che è vuoto. Come vedete alle mie spalle altri taxi neri, grigi, insomma questi sono i taxi che portano i turisti che sono qui. Ce ne saranno 40 qui davanti a me in giro per il muro. Adesso ripartiamo da qui, ci spostiamo più in centro e andiamo a visitare altri posti che ci eravamo prefissati di vedere. Abbiamo parcheggiato la moto e siamo in pieno centro a Belfast. Adesso il prossimo stop sarà The Crown Liquor Saloon, che è uno dei pub più antichi e rinomati di Belfast. Una tra le cose che ci eravamo prefissati di vedere. Siamo arrivati. Eccolo qui, ci siamo arrivati, eccolo qua, eccolo qui davanti a noi, guardate ragazzi, lo vediamo in diretta insieme. E
questo, che tra l'altro è chiuso vista l'ora, questo qui. Ovviamente la struttura è abbastanza imponente, noi abbiamo visto l'ingresso, ma è tutto questo palazzo qui. The Crown Bar è uno dei più vecchi e rinomati di Belfast. È bello dentro anche da vedere, ovviamente mi sembra che è chiuso, adesso vediamo quella porta lì di lato, perché è tutto antico. Il pub è chiuso, come vedete ha tutti i vetri decorati proprio per nascondere la privacy che i businessmen volevano avere nel momento in cui erano qui dentro, anche semplicemente per appartarsi. Questo è quello che si legge su alcune recensioni. Presenta dei bancali intarsiati molto carini dell'epoca, diciamo così. Peccato non poter entrare, ma giustamente dicevamo con Cinzia, sono chiusi i bar a prima mattina. Come si può pensare che sia aperto un pub? E niente, continuiamo a girare. Adesso stiamo puntando St. George Markets, che è uno dei mercati più importanti di Belfast. Per muoverci all'interno della città, quando siamo a piedi, considerato che siamo in un posto che è fuori dall'Europa, l'Inghilterra è uscita dall'Europa, quindi l'Irlanda del Nord, che fa parte dell'Inghilterra, non è coperta dai nostri dati, come sempre ci torna in aiuto maps.me. Io sono la navigatrice pedonale, Quindi lui Cinzia è navigatore stradale. Cinzia naviga, quando si tratta di navigare in maniera pedonale a Ci piedi, penso io. c'è Cinzia. Ci Abbiamo dividiamo messo i tutti i punti compiti. che ci interessano già su Maps, Su Maps, basta tutto cliccare e si va. Adesso 750 metri e siamo arrivati al al mercato mercato. St. George. Vediamo di fare un po' di shopping al mercato. Siete pronti ad entrare? Siamo arrivati, St. George Market, premiato nel 2014 come il miglior mercato indoor del Regno Unito, quindi Irlanda del Nord e Inghilterra. Si tratta del mercato a poco aperto più grande di Belfast, 248 bancarelle che si alternano tra fast food e artigianato. Entriamo e andiamo a vedere di cosa si tratta. Benvenuti a St. George Market. Sì. Dream of yesterday. Everybody, on a Sunday morning sidewalk that I was stoned. Rustichella d'Abruzzo, anche a Belfast. Sarà d'Abruzzo, vediamo un po'. Pianella. Pianella, guardate, ma chi vi trova i prodotti abruzzesi a Belfast? Praticamente qui dentro si trova di tutto, dalle calze al parmigiano, dalla paella al pesce, dalla frutta alla verdura, abbigliamento, slip, mutande, canottiere, roba elettrica, è un grande magazzino fondamentalmente, è un mercato, lo chiamano mercato, ma in realtà è come un centro commerciale, è veramente infinito. Come avete visto c'è anche la musica dal vivo. Adesso ne approfittiamo per girarlo con calma e eccola qui, la musica ha ripreso e poi vi portiamo da un'altra parte. Intanto ci facciamo due passi qui dentro. Sotto una leggera pioggia, ragazzi, siamo arrivati a Cathedral Quarter. È un quartiere pieno di locali, bar, ristoranti, negozi, molto vivo di sera. Quando siamo arrivati ieri, infatti, qui davanti era molto movimentato. Ovviamente adesso sono le 10:30, le 11 del mattino, quindi i locali sono ancora chiusi e non c'è nessuno. Però questo è un altro di quei posti che merita di essere visto, secondo me. Cathedral Quarter. Questa è ancora Cathedral Quarter. Ecco, immaginatevi qui di sera la vita che può esserci. Vi ripeto, di giorno è ovviamente spento, ma di sera qui è tutta una baldoria. I locali stanno aprendo un po' alla volta.
Siamo sempre nel Cathedral Quarter. Guardate questa galleria, ragazzi. Pittatina a sinistra, siamo sempre nel Cathedral Quarter, e pittatina a destra. Come se non bastasse, anche la volta è curata. Veramente fantastico. Col filo spinato è abbastanza inquietante questo private no parking qua. Lasciamo Cathedral Quarter e ci dirigiamo in un altro posto altrettanto particolare. Non che quello che abbiamo visto finora non lo sia, ma questa qui è sicuramente fuori dalle righe. Vediamo se è aperto. Qui a Cathedral Quarter si lavora H24 per preparare i fusti di birra che questi qui si scoleranno stasera. Stasera tutto fustino qua, guardate come ce ne sono. Ci sta contando, così per stasera li finiscono tutti. 36 ce ne stanno, capite? Per stasera finiscono. Neanche a dire la musica del posto, fiori, è tutto molto irlandese, molto molto figo. Qui c'è un po' il riassunto di quella che è la città. C'è il museo del Titanic, sono riportati i vari quartieri, i vari simboli, i taxi, il muro della pace. Definire questo quartiere colorato è riduttivo. Colore a go-go. Il grigiore della città è acceso in ogni angolo da questi mega murales. Veramente una città estremamente colorata. Abbiamo fotografato murales dappertutto, in alcuni quartieri sicuramente di più che in altri, ma generalmente in quelli più popolari o in quelli dove magari il degrado, passatemi il termine, è un po' più elevato, è pieno. Magari in alcuni posti ce ne sono di più, in altri ce n'è di meno, ma vi garantisco che è una città estremamente colorata, piena di murales. Guardate, mentre camminiamo ce ne sta un altro proprio qui di fronte a voi. Adesso giro la cam ed eccone qua un altro. Ovunque sono, dappertutto. Parcheggio delle moto gratuito. Siamo tornati, adesso si torna in sella e ci piacerebbe andare a vedere un altro posticino un po' di nicchia, un po' particolare. Vediamo se è aperto, incrociamo le dita. Ragazzi, siamo nella parte orientale, sud-orientale della città. Stiamo andando a Square Levis, a piazza C.S. Levis. CS sta per Clive Staples Levis. Chi è Clive Staples Levis? È l'autore delle Cronache di Narnia, e visto che è nato proprio qui a Belfast, la città ha deciso di dedicargli una piazza. In questa piazza ci sono più statue che rappresentano i diversi personaggi che lui ha nominato nelle sue Cronache di Narnia. Adesso innanzitutto vediamo il leone qui davanti a noi. Guardate, adesso ve lo mostro subito. Ecco qui, questo è il leone. La struttura è completamente in ferro. Questo è il contesto in cui sorge, è una piazza appunto. E adesso andiamo alla ricerca degli altri personaggi. Questi sono Mr. e Mrs. Beaver. Si prendono cura dei bambini quando arrivano nel paese di Narnia. Questo invece è Mugrim, il feroce lupo. E questo è Mr. Tumnus, half woman e half god. The White Witch. Ragazzi, adesso, visto che siamo a 2 passi da casa, si va a casa, si scaricano le foto, i video, si fa una bella doccia e poi ci si prepara per la serata. Adesso, visto che si è fatta una certa, si va a casa, si scaricano le video, le foto, si fa una bella doccia e poi si riesce. E del parcheggio del Lidl è tutto. Lasciamo la moto davanti alla nostra struttura, che è questa, e visto che camminiamo poco ultimamente, ci facciamo una bella passeggiata a Dungavan Street. Siamo sulle sponde del Leganside. Peccato essere arrivati un po' in ritardo, perché qui davanti a noi ci sono una decina di persone che pedalano con delle bici galleggianti, passatemi il termine. Sono delle bici che hanno delle pale e praticamente è come se stessero andando in bici sull'acqua, e di fianco c'è uno con il gommone che li sta monitorando, perché vanno alla stessa velocità. Praticamente qui si noleggiano questi aggeggi qui, che sono delle biciclette a tutti gli effetti, hanno delle pale sotto, si pedala e si naviga il fiume. Passeggiata semplice per andare verso il centro. Passeggiata da single. Facciamo una passeggiatina verso il Titanic Quarter e poi da lì vi faccio vedere un bel ponticello molto delizioso che abbiamo visto ieri. Nel frattempo dobbiamo si stanno tornare affacciando indietro, delle persone dal balcone che stanno dicendo: che cazzo stanno facendo questi due folli di testa qua sotto?
Dopo una passeggiata di 10 minuti siamo quasi arrivati in centro. Adesso percorreremo un ponte calpestabile molto carino. Ragazzi, il ponte che vi dicevo è un ponte calpestabile ed è questo qui, si chiama Lagan Waite Footbridge. Lì in fondo c'è il Titanic Quarter. E adesso questa parte qui del ponte, parte in cristallo, parte in cemento, parte in ferro, ci porterà dall'altra parte del fiume e quindi dall'altra parte della città. In questo momento, a parte il bambino marmocchietto che sta urlando, non c'è assolutamente nessuno, guardate qua. Se non fosse per questo personaggio che in questo momento state ascoltando nella registrazione, non c'è nessun altro. Sono circa le 19 e non c'è nessuno. Ieri, quando siamo arrivati, era molto più trafficata questa zona qui. Oggi, per assurdo che è venerdì, non c'è praticamente nessuno qua. Attraversando questo ponte, praticamente torniamo dove eravamo ieri, al Big Fish, che è un pesce fondamentalmente un simbolo della città, ricoperto di piastrelle di ceramiche, e su ogni piastrella è riportata Su ogni piastrella praticamente è riportata la storia degli eventi particolari, la storia della città di Belfast. Ci stiamo avvicinando di nuovo al Cathedral Quarter. Come vedete i locali iniziano ad animarsi, sono le 19:15. E praticamente le vie che questa mattina erano vuote perché eravamo soltanto noi in giro, adesso piano piano, come vedete, si animano, perché qui, a differenza che da noi che nei locali ci si inizia ad andare verso le 9, le 10, le 11 di sera, qui si cena estremamente presto. Siamo al Belfast City Hall. Questa al centro è la Regina Vittoria, mentre quel monumento che vedete lì in fondo è il memoriale al Titanic. Alla sinistra della City Hall Belfast c'è il memoriale al Titanic. 15 aprile 1912. Sono riportate tutti i nomi in ordine alfabetico di oltre 1500 vittime del naufragio, e quella è la statua dedicata proprio a questa tragedia. A questo punto, visto che sono quasi le 20, chiuderei il video qui. Vi do appuntamento a domani. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.